Bentornati a Football Benchmark, bentornato caro Andrea Sartori, Global Head of Sport di KPMG. Ciao Luca. Oggi vogliamo parlare dell'internazionalizzazione del brand, della commercializzazione all'estero dei club più importanti europei, con un focus particolare sull'Asia perché è il mercato più in espansione, senza dimenticarci che il mondo insomma, è molto vasto. Per partire in questo studio che ci hai proposto per questa puntata di Football Benchmark andiamo a vedere quanto vale la parte commercial dei club più importanti in Europa, Andrea. Sì, abbiamo per prima cosa analizzato le 8 squadre che hanno i ricavi commerciali più alti a livello europeo e direi in maniera quasi ovvia, considerando i successi sportivi, il Real Madrid è al primo posto e per la prima volta però devo dire negli ultimi anni ha superato il Bayern di Monaco. Tutte queste squadre hanno nei ricavi sportivi la loro primaria fonte di fatturato. Pensate che il Real Madrid realizza il 48% dei ricavi appunto da ricavi commerciali, il Bayern Monaco il 53% e il Paris Saint-Germain ben il 58%. Anche se però alcuni dei propri ricavi commerciali sono un po' sotto scrutinio dalla UEFA perché considerati in parte relativi a parti correlate. Ecco. Però per semplificare ancora di più, la parte predominante degli incassi che fanno queste società arriva dal commercial. Arriva dal commercial e faccio anche notare che 4 su 8 squadre sono inglesi. E faccio notare, ahimè, che non c'è neanche un'italiana. Purtroppo sì, e penso che questa sia la grafica successiva, nella quale forse direi con un certo grado di sorpresa per molti spettatori, l'Inter è la prima squadra, che è appunto nona in questa classifica a livello europeo, la Juventus è 11ª, quindi l'Inter ha un totale di ricavi commerciali di circa 160 milioni, di cui 37 milioni nell'ultimo bilancio appartengono a contratti con varie società cinesi e questo devo dire che è stato un apporto molto significativo derivante dalla proprietà Suning. Il fatto che l'Inter abbia superato la Juventus determina il fatto che una volta che, come spera la proprietà Zhang, arrivino anche i risultati sportivi diventa un volano ancora più positivo. Di fatto l'Inter in questo momento è nella top 10 dei ricavi commerciali, no? Sì, è la nona. È la nona, è esattamente la nona e secondo me appunto quello che tu hai detto è corretto, cioè l'Inter nel momento, come del resto un po' tutte le squadre, nel momento in cui tu hai anche un successo sportivo hai l'opportunità attraverso un'esposizione maggiore del tuo brand di incrementare i rapporti commerciali. Possiamo dire, Andrea, giusto per ancora andare nel dettaglio, che per quanto riguarda i ricavi commerciali della Juventus ancora non c'è l'effetto Cristiano Ronaldo perché è riferito alla stagione passata, al 17-18, sì. No? Sì, ed è forse l'area in cui la Juventus ha il più alto spazio. Ecco, ti aspetti una crescita della Juventus per la prossima stagione, cioè per quella in corso? Mi aspetto una crescita, però questa crescita aumenterà nel momento in cui eventualmente questa sarà accoppiata con dei successi sportivi. Non dovessero esserci dei successi sportivi, l'impatto sarebbe minore. Sì? Volevo sottolineare un'altra cosa. Il Milan è circa la metà del valore dell'Inter, mentre Napoli e Roma sono poco più di un quarto. E questo fa vedere quanto spazio c'è ancora per il mercato italiano, per le squadre italiane, per poter accrescere i ricavi commerciali. A proposito di spazio, uno spazio che chiaramente viene attaccato per la grande passione che c'è, per le risorse che ci sono, è tutta l'area orientale del mondo, orientale rispetto a noi chiaramente. Certo. E c'è un massiccio investimento, non soltanto da un punto di vista commerciale, Andrea, perché questi dati che ci avete portato con questa bella mappa firmata KPMG ci fa vedere come le big società europee intervengono nell'area geografica che abbiamo individuato, quindi l'est del mondo, con tutta una serie di academies, quindi di strutture che sono griffate con il marchio delle società, quindi vediamo il Milan, vediamo il Barcellona, l'Inter, il Manchester, il Liverpool, il Napoli stesso, molte società inglesi, il Bayern Monaco, che possiamo dire, forse il termine è brutto, però incominciano in qualche modo a colonizzare con una presenza fisica della società, del brand della società, un territorio che non appartiene, almeno fino a poco tempo fa, alle radici culturali dell'Europa, no?
Certamente, non dimentichiamoci che stiamo parlando di un mercato, l'Asia, di circa 4 miliardi di persone ed è in fortissima espansione economica. Quindi mentre diciamo 15 anni fa, 20 anni fa l'obiettivo era quello di espandersi sul mercato del Nord America, negli ultimi direi 5 anni ci si è focalizzati molto sul mercato asiatico. Qual è l'obiettivo? Ecco. L'obiettivo è un'esposizione del brand al fine poi di fidelizzare i tifosi ed accrescere i contratti di sponsorizzazione e di conseguenza i ricavi commerciali. Questa grafica fa vedere appunto come tantissime squadre hanno aperto delle academy, il Milan e l'Inter ne hanno 4, in Asia la Juventus ne ha 6. Voglio menzionare anche i paesi, il Kuwait, certo, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, l'Oman, la Cina e il Giappone. Tutti mercati che possono offrire chiaramente un'esposizione del brand, la creazione di accordi di licenza e di conseguenza l'aumento dei ricavi commerciali. Non è soltanto, perlomeno dal mio punto di vista, correggimi se sbaglio, anche un modo per andare a creare dei piccoli nuovi tifosi, no? Per instillare la cultura o il colore della squadra all'interno di un paese dove finora li hai visti solo in TV, li vedi quasi in carne ed ossa, mi verrebbe da dire. Hai perfettamente ragione, perché il tifoso che di solito è molto fedele alla squadra, la squadra di solito non si cambia nella propria vita, se lo riesce ad acquisire nel momento in cui è molto giovane lo fidelizzi per gli anni a venire. Anche perché per il discorso commerciale poi ci sono le sedi legali, perché l'altra grande novità è la sede legale e uffici di club in Italia. Questa è i social e quindi diciamo un riverbero di quello che abbiamo appena raccontato. Sì. Se possiamo andare alla grafica invece con l'elenco dei uffici legali e delle sedi, vediamo che ci sono squadre come Inter e Juventus, che vedete qui in grafica, che hanno un ufficio della propria società in Asia, Shanghai, l'Inter, Asia, prossima apertura lo avrà la Juventus, e sono in buonissima compagnia. Allora, abbiamo 5 squadre inglesi che hanno già degli uffici, una presenza in Asia. Tenete presente che il Manchester City addirittura ha 3 uffici. Abbiamo 3 spagnole e l'unica italiana che al momento ha una presenza, una sede legale è l'Inter, non a caso, certo, considerando la proprietà cinese. La Juventus avrà un ufficio di prossima apertura. Se noti, Singapore, Hong Kong e Shanghai sono le sedi più, in un certo senso, appetibili. Perché sono le più europee, fra virgolette? Io direi Singapore, ci sono probabilmente anche delle ragioni fiscali, perché potrebbero esserci ci sono sicuramente determinati vantaggi. Tieni presente che alcuni di questi accordi commerciali passano attraverso le sedi locali ed è una delle ragioni per cui appunto si cercano anche magari delle giurisdizioni che possono offrire a livello fiscale qualche vantaggio. Che la successiva domanda, ma mi ha già risposto, è a che serve avere una sede legale in Asia? Ecco il motivo. È una delle ragioni, ma non è la sola ragione. È anche la presenza sul territorio. È la presenza sul territorio e avere della gente che culturalmente capisce il mercato locale, però è notevole vedere come 5 squadre inglesi, 3 spagnole e per il momento solamente l'Inter, con un'apertura della Juventus tra poco, si stanno focalizzando su questo mercato, e come del resto anche le tedesche. Allora, come KPMG, prima abbiamo potuto scorgere un attimo la grafica, sì, studiate anche i social, quindi i follower che sono alla base di fatto di un potenziale mercato che una squadra può avere, e per la prima volta, perlomeno per quanto mi riguarda, abbiamo la possibilità di capire il mercato cinese attraverso uno dei social più importanti che c'è in Cina, ovvero Weibo, se l'ho pronunciato bene. Sì. Questi sono i dati dei follower su Weibo, quindi di utenti di fatto cinesi o nell'area della Cina, delle squadre europee. Ancora una volta non ci sono le italiane, ancora una volta le inglesi la fanno da padrone. La fanno da padrone con 5 squadre, la classifica è molto simile a quella dei ricavi commerciali, manca il PSG, come dicevo ci sono 5 squadre, infatti entra l'Arsenal, ma cosa vuol dire? Vuol dire la forza del prodotto Premier League. Il PSG, che è un brand che sta diventando molto internazionale, però è un brand che gioca in un mercato, in un campionato tutto sommato considerato minore rispetto ad esempio alla Liga o alla Premier League. Però a mio avviso, Luca, sai qual è la maggior sorpresa di questa slide?
è il Real Madrid in 7ª posizione. Io quando ho visto questo risultato, io stesso sono rimasto sorpreso. Anche perché se la paragoniamo con i follower mondiali, quindi Sì. prendendo anche i classici nostri social, Twitter, Instagram, Facebook, il Real Madrid, se non ricordo male, domina. È la prima. Però un commento anche magari ritornando indietro alla slide precedente, dove sono le italiane e chi è Ecco. prima? La prima delle italiane è il Milan. In Cina. In Cina. Il Milan è la squadra più seguita in Cina, probabilmente un'eredità dei successi passati Certo. nell'ultimo ventennio, nell'era berlusconiana. Mentre invece in generale nel complessivo abbiamo visto c'è la Juve. C'è la Juve, questa quindi è la classifica globale focalizzandoci sui social più occidentali e in cui vediamo che il Real Madrid passa dal 7º posto cinese al primo posto a livello globale. Qui l'effetto con 200... Cristiano Ronaldo c'è però. Qui c'è l'effetto Cristiano Ronaldo, infatti la Juventus è passata negli ultimi 7 mesi da 50 milioni a 68 milioni di followers, un incremento del 35%. Tu prima dicevi il Milan è la squadra più seguita nei follower cinesi e allora abbiamo voluto fare una comparazione tra la nostra più seguita e il Barcellona per cercare di capire le differenze che ci sono a livello di follower, quindi probabilmente anche di capacità di mercato di queste due squadre nei vari paesi. L'obiettivo di questa grafica, e l'abbiamo fatto con Barcellona e Milan, ma sarebbe stata la stessa cosa se avessimo preso Real Madrid e Manchester United e paragonati al Milan o alla Juventus o all'Inter, è di far vedere come questi brand, in questo caso il Barcellona, siano veramente dei brand globali. Infatti il paese d'origine della squadra, ovvero la Spagna, rappresenta solo il 2% dei followers totali e sono in 12ª posizione. In Italia il Milan ha l'8% di followers italiani e l'Italia è in 2ª posizione. Sarebbe la stessa cosa con Juventus e Inter. Quindi spazi per andare all'estero da un punto di vista commerciale ce ne sono molti, come indicano anche i follower. Il nostro spazio invece per oggi almeno termina qui. Grazie a Andrea Sartori per questa ampia panoramica. L'appuntamento con Football Benchmark fra una settimana. Grazie a tutti.